Buongiorno signore. Finalmente avete trovato il cadavere. Sì, ha trovato quel contadino, Clementi Ferruccio. Clementi Ferruccio? Ma non è il fratello di... Sì, di Clementi Vittoria, la ragazza suicida che abbiamo trovato ieri. E questo trova cadaveri tutti i giorni? Ieri ha trovato il cadavere della sorella e oggi di Luigia Bacchi. Ma piuttosto, dov'è il dottor Bacchi? Il dottor Bacchi ha esaminato il cadavere ed è rimasto sconvolto, è tornato a casa e l'ha riconosciuto, il cadavere della moglie. Quindi nessun dubbio. Il cadavere è in stato avanzato di decomposizione, noi credevamo che la signora fosse scomparsa pochi giorni fa. I fatti sono chiari. Questo è il cadavere di Luigia Bacchi. È evidente sia stata uccisa da Clementi Vittoria. E il caso è chiuso. Ma signore, come fa un cadavere a ridursi in questo modo così velocemente? È irriconoscibile. E c'è poco da capire visto lo stato in cui è ridotto. È evidente gli animali ne abbiano fatto scempio. Commissario? Commissario? Cosa c'è? Sai i libri che abbiamo sequestrato ieri nella casa della ragazza suicida? Stanotte sono stati rubati. Come sono stati rubati? Mi hanno mandato inoltre a darle anche un'altra brutta notizia. Stanotte è stato rubato anche il cadavere della ragazza suicida. Cadavere? Sì, dal cimitero. Stamattina il vecchino stava facendo una buca fuori dal cimitero, è rientrato per mettere il cadavere in una cassa, non c'era più, era sparito, è stato rubato. Va nella bene, va notte. bene. Adesso puoi andare, ne parliamo Sì, dopo. signore. Vittoria Clementi ha ucciso la signora Bacchi e ha portato qui il cadavere. Poi è tornata a casa e si è ammazzata per rimorso o per paura. Probabilmente è stata uccisa vicino alla casa della Vittoria, tant'è che abbiamo trovato lì il bastone e i vestiti sporchi di sangue. Ma signore, questo cadavere è in stato avanzato di Ma non è decomposizione. vero, sono stati gli animali a ridurle così. E questo la dice lunga sulle vostre ricerche. Anzi, condurrò io stesso un'indagine per punire i responsabili di queste negligenze. E adesso torniamo in città che abbiamo altri criminali da perseguire. E avvisate l'ispettore Donato. Le indagini sulla morte di Luigia Bacchi sono state condotte con una certa approssimazione. I resti di Luigia Bacchi erano in stato avanzato di decomposizione. Ciò significa che la donna non poteva essere morta da 2 giorni. Nessuno conoscerà mai la verità su quanto è accaduto a Dee. Soltanto io ho appreso come sono andate realmente le cose.
E adesso chi è questa E? Non ci sono notizie di Angela. Il mio amico della questura, il commissario Carlo Graziano, se ne sta interessando. Ha cominciato a occuparsene stanotte come favore personale, visto che non erano ancora trascorse 24 ore dalla scomparsa. I parenti di Angela stanno sporgendo denuncia in questo momento. E che cosa bisogna fare in questi casi? Aspettare. Più tardi passerò in questura a trovare il mio amico Graziano e sentiremo se ci sono delle novità. Perché ci siamo incontrati qui? Dovevo raggiungere Sara, in questo momento nella biblioteca qui sopra, e sta facendo alcune ricerche. Ricerche sulla villa della Curia? Non esattamente. Eccola. Anna, tu ti hai informato Anna sulle novità? E stava appunto raccontando che non ci sono novità e dobbiamo aspettare. Io invece ne ho parecchie. Ho consultato nuovamente il libro del Salsi e ho trovato delle informazioni interessanti. Dopo andrò a dare un'occhiata a un vecchio palazzo qui in centro. Ho trovato anche degli appunti di un certo D. Penso che sia stato l'investigatore che ha indagato sulla morte di Luigia Bacchi. Ci sono anche dei riferimenti a una certa E, ma non ho idea di chi possa essere. D? E? E chi sarebbe questo Salsi? Qui in biblioteca hanno un volume rarissimo che si chiama Leggende segreti della Bassa Parmense di Carlo Maria Salsi, è del 1899. Parla di folklore e miti della Bassa. Abbiamo trovato un capitolo molto interessante che si chiama La moglie del dottore e la sua sosia. Parla di Luigia Bacchi e Vittoria Clementi. Beh, magari queste cose le possiamo esaminare con calma più tardi. Sì, ma c'è anche scritto che sempre all'Archivio di Stato ci sono degli appunti di un certo avvocato in cui si fa riferimento a Congamalici. È la prima volta che sento questo termine. Congamalici? Ma che cos'è? Io ho già sentito questo nome. Davvero? Dove l'hai sentito? Dove? L'ho sentito quando... Ma è impossibile che tu l'abbia sentito, è un termine arcaico, è molto difficile che tu possa aver letto qualcosa sull'argomento. Un momento. Io mi sono rivolta a voi per chiedervi una mano per ritrovare Angela, ma mi sembra che ne sappiate molto più di me. Io invece vi ho raccontato tutto. Se le cose stanno così, forse non abbiamo più nulla da dirci. Ma noi ti abbiamo detto tutto. No, Dotti, non è vero. Dobbiamo dire ad Anna quello che sappiamo. Lo sai che interessa anche a lei. Va bene, ma facciamo presto. Abbiamo un sacco di cose da fare. Riposatevi un po'. Posso esserle utile? Il suo commissario se n'è perso un altro, non è vero? Il commissario? Cosa intende dire? Non è il primo cadavere che il commissario si lascia scappare. Cosa c'entra il commissario? Lei sa qualcosa in merito al furto di questa notte al cimitero? Furto? Io non lo chiamerei furto. E come lo chiamerebbe? Io lo chiamerei Congamalici. Quello che è accaduto è Congamalici. Congamalici? Che cos'è? Lei è nuovo di queste parti, vero? Sì, come lo sa? Sono arrivato a Parma quest'estate. Lo sa cos'è accaduto stanotte? Lei deve chiedere in giro
di Emma Rigoni. Emma Rigoni? Chi è? Dove posso trovarla? Certamente non qui. Le hanno detto di andare in città? Sì, è quello che farò, ma lei come fa a saperlo? Bene, perché è là che è accaduto tutto. È là dove tutto è iniziato. Ed è là dove tutto finirà. Sempre, se possiamo chiamarla fine. Si faccia raccontare la storia di Emma Rigoni. Ma chi è? Cos'è? C'è qualcosa che potrà interessarla nella sua casa. È stato nascosto in modo maldestro, ma lei lo troverà sicuramente. Nell'abitazione di chi? Senta, se lei vuole lasciare una testimonianza, lo deve fare secondo le regole. Dov'era questa notte lei? Era al cimitero? Posso farla arrestare, sa? No, io non c'ero. Lei è troppo curioso. Torni in città e cerchi un messaggio. È in casa di Emma Rigoni. Andiamo, forza! Fatti la doccia, marcia! Marchi le palle. Prego, accomodatevi. Chiara arriverà subito. Vi prego di non tartassarla troppo con delle domande, è ancora abbastanza scossa. Non si preoccupi, faremo presto. Nel caso volesse interrompere, siamo disposti a ritornare in un secondo momento. Le ha raccontato qualcosa? Non molto. Deve essere stata rapita. Però, stando a quello che mi ha detto, non l'hanno trattata male. Davvero? Beh, non lo so. Ha raccontato delle storie strane. In ogni caso io non ne so di più. Ora la chiamo. Grazie. Chiara, questi signori sono il procuratore Fornari e il commissario Graziano. Sono venuti qui per farti alcune domande. Se ti senti stanca, dillo. Possono tornare anche in un secondo momento. No, Marta. Parlare con qualcuno mi farà bene. Ci vediamo dopo. Signori. Signorina, la ringrazio per aver accettato di riceverci. Immagino che sia ancora un po' scossa. Tuttavia, come potrà immaginare, ci sono delle persone che vorrebbero delle informazioni sulla sua sparizione. Ieri è stata ritrovata in stato confusionale vicino a una chiesetta, nelle campagne. Si ricorda dove è stata per tutto questo tempo? In ospedale ha dichiarato di essere stata tenuta prigioniera. Sì. Credo di essere stata rapita, ma non mi ricordo. L'unico ricordo che ho è qualcosa di vago sul tempo che passa. E mi ricordo che prima era inverno e subito dopo era estate. Voglio assicurarle che da questo momento lei è protetta, che non ha nulla da temere. Quindi prenda il suo tempo e cerchi di ricordare tutto, dal principio. Dal principio. Non mi ricordo com'è iniziata. Forse è iniziata con i fiori. Con i fiori? Sì, qualche settimana prima ho iniziato a trovare delle rose sul letto, la sera, prima di coricarmi. Inizialmente una rosa rossa, poi una gialla e alla fine una azzurra. E tutte avevano lo stelo avvolte da un bigliettino con su dei simboli strani. Che simboli? Non glielo so dire. Non li avevo mai visti. Inizialmente ho pensato al regalo di un innamorato, ma che senso potevano avere quei simboli? E quei biglietti li ha ancora? Quelli che ho trovato con la rosa gialla e con quella rossa li ho messi in un cassetto e un giorno sono spariti. E il terzo biglietto? Quello accompagnato dalla rosa azzurra? Quello l'ho trovato la notte prima di andare via e non so che fine abbia fatto. E dopo? Cos'è accaduto?
Dopo devo essermi addormentata ed è stato allora che mi hanno presa e mi hanno portata via, perché quando mi sono svegliata ero in una vecchia casa. Ricordo solo che c'erano 2 ragazze e una di loro era vestita in modo strano. Aveva una parrucca bionda e una giubba rossa. Ora farai la brava e farai tutto quello che ti diremo di fare. Si divertivano a tormentarmi e a prendermi in giro. Vuoi sapere chi siete, cosa volete da me? Faccia qualcosa, la prego. E c'era anche un prete Mi aiuti. che guardava e non faceva nulla. Un prete? Sì, un prete. L'unica cosa che mi ha fatto andare avanti per tutto questo tempo è stata la sensazione che fosse solo un brutto sogno. E quelle persone lei non le aveva mai viste prima? No, mai. Mai viste prima. O forse sì. Era come se le conoscessi da sempre, non lo so. Non capisco cosa intende dire. Potrebbe essere più chiara? È difficile da spiegare, tutto così strano. Mi hanno obbligata a vestirmi con abiti antichi, forse ottocenteschi, e mi hanno dato delle regole da seguire. Vedrai, sarà come un gioco. Dovrai fingere di essere un'altra persona. Erano molto severe, ma non me le ricordo. Complimenti. Signorina Ferrari? Tutto Sì. bene? Scusate. Mi stava dicendo che l'hanno vestita in abiti antichi e che gli hanno dato delle regole. La prego, continui. E poi devo essermi addormentata. Altrimenti non saprei proprio spiegarmi quello che è successo dopo. E che cosa è accaduto dopo? Mi sentivo un'altra persona. Mi chiamavano Luigia. Luigia? Ero circondata da dame e personaggi strani. E c'era una persona che diceva di essere mio marito. Indossava abiti buffi e aveva dei lunghi capelli grigi. Sembrava essere l'unico ad aver capito che non ero la persona che dicevano. Io avrei voluto dirglielo, ma non potevo, perché minacciavano di farmi del male. E poi ho iniziato a sentirmi diversa. Diversa? Sì, era come se non fossi più interessata alla mia vita e ai miei affetti. E passavano i mesi e io mi sentivo veramente bene. All'inizio avevo paura, ma poi non più. Quindi mi sta dicendo che oltre alle 2 ragazze e al prete c'erano altre persone? Sì, ma quelle 3 persone nel mio ricordo sono le più concrete, le più fisiche. E mi invitavano alle loro feste e ho partecipato a delle sedute spiritiche e a delle riunioni, ma non capivo quello che dicevano. Credi di essere stata drogata? Può essere, anche se spero di no. All'ospedale non mi hanno fatto degli esami? Sì, le è stato fatto un prelievo. Stiamo aspettando i risultati. E forse si tratta di un sogno, magari sotto l'effetto di qualche droga. È possibile, altrimenti non saprei proprio come spiegarmelo. Comunque, se anche si tratta di un sogno, la prego, continui. Magari ci possono essere degli elementi utili. Mi dica, ha l'idea del perché l'hanno chiamata Luigia e chi fossero quelle persone? No, assolutamente no. Volevano solo che stessi zitta, altrimenti minacciavano di picchiarmi. E poi è stato tutto così strano. Lei sarebbe in grado di riconoscere alcune di quelle persone? Sì, non le dimenticherò mai, purtroppo. Ho qui un paio di foto. La riconosce? Si prenda pure tutto il tempo che le serve. La guardi bene e ci dica se l'ha mai vista prima d'ora o se la conosce. Vista così direi di no. Però, a pensarci bene, ma sì, certo che è lei. E chi sarebbe? La ragazza con la parrucca bionda, quella con la giubba rossa? Ma lei è certa che quella ragazza indossasse una parrucca? Ma come fa a dirlo? Perché sotto la parrucca vedevo i suoi capelli scuri, che sono dello stesso colore di quelli di questa ragazza. Signorina, qui non stiamo facendo però il gioco delle somiglianze. Lei sta rendendo una testimonianza ufficiale ad un sostituto procuratore della Repubblica.
la guardi bene. Deve esserne certa. Sì, è lei. Lei era la più cattiva di tutte. Riconosce anche lei dunque? Assolutamente sì, si chiama Vittoria e si divertiva a torturarmi. Vittoria? E lei non ha mai visto queste due donne prima della sua sparizione? No, mai. Signorina Ferrari, vuole che continuiamo un'altra volta? Sì, preferirei. Non mi sento troppo bene. Marta? Cerchi di rilassarsi e stia tranquilla. Ora è al sicuro. Riprenderemo un'altra volta. Arrivederci. Luigia Bacchi è stata assassinata 200 anni fa. Il suo caso ci interessa perché abbiamo trovato quel libro in biblioteca che fra tante altre cose parla anche di questo caso e ci sono molte indicazioni esoteriche. Ne abbiamo parlato recentemente anche sul nostro sito, la Rivista dei Misteri. Come ti ho detto, il capitolo che ci ha incuriosito si chiama La moglie del dottore e la sua sosia. O il suo doppelganger. Il suo che? Doppelganger è un termine tedesco che significa doppel, doppio, e ganger, andante. È difficile da tradurre nella nostra lingua. Il doppelganger è un sosia, spesso e volentieri maligno e con cattive intenzioni. Il dottor Bacchi, il marito della donna assassinata, aveva ragione. Per mesi ha convissuto con la sosia della moglie. E questo cosa c'entrerebbe con Angela? Angela ci stava aiutando nelle nostre ricerche. Ultimamente era un po' strana. Sì, sembrava preoccupata, ma non ha voluto spiegarci nulla. Da quello che abbiamo capito è scomparsa nei pressi della Villa della Curia. Alcuni personaggi legati a una misteriosa società segreta sono stati uccisi nei pressi della villa durante il regime fascista. Si tratta della stessa società segreta di cui parla l'autore in quel libro e, sempre secondo lui, legata alla storia di Luigia Bacchi e Vittoria Clementi. Ma se questa Vittoria Clementi è morta suicida 200 anni fa, cosa c'entrerebbe oggi con la scomparsa di Angela? E questa setta è pericolosa? Non è proprio una setta, è una società segreta. Pare sia nata in Francia nel Settecento. Si interessavano di culti esoterici per dominare il tempo e raggiungere uno stato superiore di perfezione. O l'immortalità, attraverso un rito chiamato esperimento Ordaglia. Si pensa che fossero degli alchimisti. Molti credono che gli alchimisti cercassero il segreto dell'immortalità e non di trasformare il ferro in oro. Se quella ragazza misteriosa che assomiglia così tanto ad Angela ti ha parlato di Vittoria Clementi, ci sarà un motivo. Io non lo so. Forse... Sei sicura di averci raccontato tutto? E va bene. Tanto con tutte le storie strane che mi avete raccontato non avrete certo il coraggio di darmi della pazza. Vi ricordate che ieri vi ho detto che ho trovato quelle due scatole con dentro quegli strani messaggi? La prima volta stavo dormendo, forse sognando, non lo so. Ma all'improvviso è apparsa una ragazza identica a me, che ha cercato di aggredirmi nel corridoio di casa mia. E poi cosa è successo? E poi mi sono svegliata. Era solo un incubo, ma la scatola rossa e il messaggio stavano ancora lì. Sono sicura che non stavo dormendo. Continua. Mentre mi recavo alla Villa della Curia e poi a casa di Angela, mi sono sentita chiamare più volte, ma non riuscivo a capire chi fosse. Mi sembrava che non ci fosse nessuno. E poi l'ho vista. La ragazza vestita di nero. Ha iniziato a fuggire quando si è accorta di me. L'ho inseguita fino ad una casetta abbandonata nel pioppeto vicino al fiume. Si è voltata e mi ha invitata ad entrare. Era identica a me, solo i capelli erano pettinati diversamente. Sono entrata dentro la casetta ma era vuota, ad eccezione di una scatola gialla con dentro un altro strano messaggio. Non so come quella ragazza possa essere uscita da lì. Non c'erano altre porte e le finestre erano piccole e con delle sbarre. L'avevi mai vista prima d'ora? No, se escludiamo me stessa allo specchio.
Ma c'è dell'altro. Ieri sera, mentre cantavo in un locale, qualcuno ha rubato dalla mia borsa la scatola gialla, contenente quei 2 biglietti con quei simboli strani. Rubati? Chi può essere stato? Non ne ho idea. Dentro quella stanza possono entrare solo persone fidate e non è mai successo nulla lì dentro. Io penso che sia stata quella ragazza. Quella che pensiate possa essere Vittoria Clementi, la mia sosia che mi perseguita. Dotti, tu ti ricordi quei simboli? Sì, in parte. Dopo proverò a riscriverli. Sono simboli alchemici, ma purtroppo non ricordo l'esatta sequenza e quella potrebbe dirci molte cose. Ciao Carlo. Va bene, passiamo dopo. Anche lei, certo. Eri il dottor Graziano della squadra mobile. Ci vuol parlare. E vuol parlare anche con te, Anna. Va bene, andiamo. Prima, ci potresti spiegare dove hai sentito parlare di Conga Malici? Non ne sono sicura, ma credo di aver sentito la prima volta questa parola ieri mattina al telefono. Ho ricevuto una telefonata anonima dopo quella di Angela, pensavo fosse lei. Qualcuno parlava di un esperimento, non sono riuscita a capire che cosa mi volesse dire. E ha terminato la chiamata proprio con quella parola, Conga Malici. E inoltre mi è parso di sentire quella parola da quella voce che mi chiamava mentre mi recava alla Villa della Curia. Ma cosa significa Conga Malici? Ci sono pochissimi riferimenti storici a Conga Malici, in alchimia e nell'esoterismo in generale. Moltissimi esperti nemmeno conoscono il termine. Pare che sia legato a quella misteriosa società segreta. Conga Malici sarebbe lo scontro tra 2 elementi, simili e diversi al tempo stesso, il bene e il male. Questo scontro avviene all'interno di uno stato né di vita né di morte, un tempo zero. I doppelganger sarebbero la spiegazione a molti fenomeni strani, come la reincarnazione, i fantasmi, i déjà vu. In alcuni testi invece si fa riferimento a una persona reale, forse vissuta all'epoca d'oro dell'alchimia. Io credo che Anna abbia visto il suo doppelganger. Il fatto che quella ragazza misteriosa le abbia parlato di Vittoria Clementi potrebbe essere un indizio importante. Spero proprio di no, perché ho appena letto su internet che chi incontra il proprio doppelganger è destinato a morire nel giro di poco tempo. Prego, ispettore, si accomodi. Buongiorno. Allora, come la posso aiutare? Avvocato Ricci, mi perdoni per il disturbo, ma sto cercando di ricostruire alcuni fatti che possono interessare parallelamente un'indagine che sto conducendo. Sono sempre lieto di aiutare la polizia. Nel corso di un'indagine una testimone ha fatto il nome di Amarigoni, una cameriera a servizio presso di lei. Ce la ricorda? Purtroppo sì. Io e la mia famiglia vorremmo dimenticarla. Ma come ha fatto a non sentir parlare di questa storia? È successo tutto qui, sa? In questo palazzo. Sono arrivato da poco in città e non ne ho mai sentito parlare. Mi racconterebbe lei la vicenda? È strano anche che lei venga proprio da me per farsi raccontare questa storia. I suoi colleghi non la possono aiutare. La prego, avvocato, il suo punto di vista potrebbe essere davvero molto importante. Va bene. Emma era una bella ragazza. È sempre stata in servizio presso la nostra famiglia, i suoi genitori prima ancora di lei. Molti uomini le giravano attorno, ma lei niente. Si vede che era una ragazza molto pretenziosa. Ma nessuno immaginava ciò che sarebbe successo. Che cosa accadde? La ragazza rimase incinta. Non si sa di chi perché non era fidanzata con nessuno. Ma tenne la gravidanza nascosta e uccise il neonato appena venuto alla luce. Come fece a nascondere la gravidanza? Non ne ho idea. Ma sa, le donne... Come venne scoperta? Fu un commissario a coglierla in flagrante. Un certo commissario Leari. Lo conosce? Cosa hai fatto? Arrestateli immediatamente!
bel colpo per lui. Colta sul fatto, prove schiaccianti, nessun dubbio. Vi giuro che non sono stata io. Mi sono svegliata con questo neonato morto in braccio. Non so di chi sia. E poi siete arrivati voi. Ma non è possibile, ti abbiamo colta sul fatto. Non abbiamo bisogno della tua confessione. E poi? E poi niente. Emma è stata processata, condannata e impiccata l'aprile scorso. Io mi rifiutai di difenderla. Per quale motivo? Per molti motivi. Primo fra tutti che ha osato portare uno scandalo in casa mia. E poi non avrei proprio saputo come difenderla. La ragazza alla fine non ha confessato, vero? No, almeno che io sappia no. Mi sono fatto riferire da persone fidate. Poi dopo il processo io mi sono completamente disinteressato. Non so se in punto di morte abbia confessato o meno. Dovrebbe provare a chiedere alla confraternita del Santissimo Nome di Gesù, quello che dà assistenza spirituale ai condannati. Se ha confessato può darsi che l'abbia fatto con loro. Lo farò certamente. Per quanto mi riguarda mi è stato consigliato di dimenticare l'accaduto. Da parte di chi? Vede, ispettore, successa la disgrazia, mi sono preoccupato delle chiacchiere che alcune male lingue avrebbero potuto fare sul mio conto. E invece? Invece? E invece ottenni la solidarietà della nobiltà e della migliore borghesia cittadina. Nessuna chiacchiera, niente di niente. Sa, avrebbero anche potuto ipotizzare che fossi io il padre del bambino ucciso. Ed era lei? No, non ero io. E allora chi era secondo lei? Ma non lo so, forse uno della servitù o qualcuno di passaggio. In ogni caso lei ne era innamorato, vero? Anche se fosse ispettore, crede che glielo direi. E inoltre, ormai farebbe qualche differenza? No, probabilmente no. Diceva che la nobiltà cittadina ha in qualche modo protetto la sua famiglia dalle malelingue. Per caso lei conosce la Marchesa Dubois? Certo, è una mia cliente. Ho curato per lei molte controversie su alcune proprietà. Posso vantarmi di aver vinto tutte le cause che la riguardassero. Ma perché me lo chiede? Non vorrà mica inserirla nella sua indagine? La Marchesa Dubois è stata vittima di un furto. Un furto? Sì, un furto. E questo è solamente uno dei tanti aspetti dell'indagine che sto seguendo. Mi dica, che lei sappia, pensa che la Marchesa Dubois possa averla protetta dai pettegolezzi? Senz'altro. Anzi, direi che è stata la persona che più se ne è preoccupata. In che modo? Venne a trovarmi lei stessa, qui nel mio studio. Cosa alquanto inusuale, solitamente ero io a recarmi da lei. Voglio che sappia che ciò che è accaduto tra queste mura non macchierà la sua reputazione. Mi occuperò personalmente di mettere a tacere le fantasie di certe malelingue. La ringrazio, signora Marchesa. Sempre un piacere lavorare per lei. Ma per quale ragione, secondo lei? Non lo so. Ma la cosa mi colpì abbastanza. E non finì qui. Cos'altro accadde? La signora Marchese volle mandarmi una sua cameriera in attesa che trovassi una sostituta per Emma. Ora, non per vantarmene, ma la mia famiglia ha a disposizione diversi servitori. Avremmo certamente rimpiazzato Emma, ma non c'era fretta. Non faccia complimenti, avvocato. Me la rimanderà non appena avrà trovato una sostituta. Vedrà. È bravissima. Non potei rifiutare. Come si chiamava questa cameriera? Mi lasci pensare. Si chiamava... Forse Valeria. No. Vittoria. Vittoria. Vittoria Clementi? Sì. Ma certo. La stessa ragazza che si sarebbe suicidata ieri dopo aver commesso prima il furto e poi il delitto. La ragazza era cameriera di un'amica della Marchesa Dubois, la signora Bacchi. No, io credo di no. Il suo corpo è stato trafugato stanotte al cimitero. No, devo essermi certamente sbagliato. Ora, se non le dispiace, vorrei tornare al mio lavoro. Ma perché? Di cosa ha paura? Avvocato, qui non c'è nessuno che ci sta ascoltando, ci siamo soltanto io e lei. Io sto solamente cercando di capire che cosa sia accaduto a queste due donne. Sto cercando di capire se Emma Rigoni conosceva o meno Vittoria Clementi. Non testimonierò mai tutto questo. Specialmente se vuole metterci in mezzo anche la signora Marchesa. Ne lo sto chiedendo di testimoniare contro il suo cliente. Sto solamente cercando di ricostruire il caso di Emma Rigoni e cercare di capire se conosceva o meno Vittoria Clementi. Mi dica, si conoscevano? Veramente non lo so. Io credo di sì, ma non ne sono certo. Non si preoccupi.
Sistemerò io stessa l'appartamento di Emma. Sarà tutto come prima. Parlava di Emma con una certa familiarità, come se si conoscessero da anni. Almeno quello è quello che immaginavo. Quindi Vittoria si offrì di sistemare l'appartamento di Emma Rigoni. Nessuno della servitù voleva occuparsene, ma ovviamente non volevo che facesse tutto da sola, era un lavoro duro. E gli dissi che avrei costretto qualcuno ad aiutarla. È un lavoro pesante, manderò qualcuno ad aiutarti. Grazie, avvocato, ma non sarà necessario. Farò tutto da sola. Gliel'avevo detto che era in gamba. Vedrà, sistemerà tutto e andrà d'accordissimo con Vittoria. Ed inoltre non è una sgualdrina come quell'Emma. L'appartamento di Emma Rigoni, lo posso vedere? Non è più un appartamento, è un deposito adesso. È pian terreno. Esca dalla porta principale, lo troverà subito sulla sinistra. La porta dovrebbe essere aperta. Io non l'accompagno. Non ci va più nessuno lì. Dicono che ci siano i fantasmi. Non che io ci creda, ma sa. Non si sa mai. Mene Tekel Peres. Sarebbe molto suggestivo pensare che fosse scritta con del sangue. Ho scoperto che è tratto dalla Bibbia. È scritto nel libro di Daniele, il banchetto di Baldassar. Daniele diventò terzo nel governo di re Baldassar dopo aver decifrato questa scritta. E cosa significa? Mene, Dio ha contato il tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato e sei stato trovato insufficiente. Peres, il tuo regno è stato diviso. Ma cosa c'entra con tutta questa storia? All'archivio di Stato ho trovato degli appunti di un certo D, un investigatore dell'epoca. Non fanno parte degli incartamenti ufficiali su Vittorio Clemente e Luigia Bacchi. E come li hai ricollegati? Nella bibliografia del Salsi c'era questo riferimento. Gli appunti sono stati eliminati dagli incartamenti ufficiali e inseriti all'interno di un altro caso. Non l'avremmo mai scoperto se non fosse stato per quella nota bibliografica. Ma di quale altro caso stai parlando? Quello di Emma Rigoni, un'infanticida giustiziata lo stesso anno in cui sono morte Vittoria Clementi e Luigia Bacchi. Secondo gli appunti, Emma Rigoni conosceva Vittoria Clementi. E la scritta? Era sempre negli appunti. Qualcuno ha lasciato un messaggio nell'appartamento di Emma Rigoni, forse scritto con del sangue. Ho pensato potesse essere su un muro, su un pavimento. È una fortuna averlo trovato dopo 200 anni. Ma com'è possibile? Beh, la scritta era molto sbiadita. Ho dovuto contrastarla un po' con Photoshop per vederla bene.
Inoltre quell'appartamento è adibito a deposito da tempi immemorabili, forse dopo quel delitto. Si parla anche di un fantasma. Un fantasma? Sì, l'ho letto in un libro sui fantasmi del Parmense. Pare che dagli inizi del XX secolo in quel palazzo appaia il fantasma di una donna con capelli rossi e vestita di bianco. Ma il periodo non corrisponde, non può essere il fantasma di questa Emma Rigoni. No, infatti. Scusate, queste storie di fantasmi saranno per voi molto interessanti. Ma questa scritta sul muro ci può essere utile sì o no? Cosa dice la Bibbia su questa scritta? Avrà sicuramente un messaggio che non c'è chiaro. Daniele, dopo aver decifrato il messaggio per re Baldassar, venne vestito di porpora con una collana d'oro al collo e poi venne nominato terzo nel governo del regno. È un rito di iniziazione. Forse qualcuno prende spunto dalla Bibbia per creare un culto alternativo. Anna, non ti senti bene? Non lo so. Questa storia mi fa venire i brividi. Ma quanto tempo dovremo ancora aspettare qui dentro? Mi hanno detto che il commissario Graziano sarebbe arrivato presto. Vedrai, è un bravo investigatore, è un amico. Il solo che non ci prenda per pazzi. Almeno così sembra. Secondo voi troverà Angela? Beh, sì. Ah, siete qui. Buonasera a tutti. Ciao Francesco, come va? Bene, tu? Bene, grazie. Salve. Ti presento Anna Persi, quella ragazza di cui ti ho parlato. Ah, è lei? Molto bene. Se vuole seguirmi cortesemente nel mio ufficio... Certo. E noi? Non se ne parla proprio. Voi andate a casa. Abbiamo aspettato finora. Mi dispiace per voi. Io vi ho chiesto di portarmi qui la signorina Persico, non certo di parlare con voi. E poi di là c'è il PM, il dottor Fornari. Il PN? Sì, ma stia tranquilla. Siamo solo molto curiosi di ascoltare il suo racconto. Il dottor Fornari è un bravo magistrato. Non ha molta simpatia per noi, ma è rigoroso obiettivo. Come vedete, la faccenda è seguita con molto scrupolo. Non c'è da preoccuparsi. Signorina, le faccio strada. Corrado Fornari, sostituto procuratore della Repubblica. Prego, se comodi. Signorina, ci vuole fornire gentilmente le sue generalità? Le mie generalità? Sì, e anche un documento. Sara, io vado, qui non risolviamo nulla. Tu cosa fai? Aspetti Anna? Sì, ci vediamo domani allora. Va bene, ciao, domani. Ciao. E questo è tutto. Parliamo della ragazza, quella che assomiglia alla sua amica, Angela Bobbio. L'aveva mai vista prima? No, ve l'ho già detto. Assomigliava molto ad Angela, ma aveva i capelli biondi. Ora che ci penso, poteva essere una parrucca. E lo domanda a noi? Sì, anzi, sicuramente era una parrucca. E quindi come può escludere che fosse Angela Bobbio? Conosco Angela da quando eravamo bambine. La conosco molto bene, non parlava come lei, non era nei suoi modi. Capisco. Era la voce che era diversa. No, la voce assomigliava a quella di Angela, ma non era lei. Quindi, ricapitolando, abbiamo una ragazza che indossa una giubba rossa da majorette e una parrucca bionda e poi un prete, giusto? Sì. E il prete? Non l'aveva mai visto prima? Ve l'ho già detto, sono entrata in quella villa, sono stata aggredita da quel prete e poi ho incontrato quella ragazza. E non c'erano altre persone, ne è sicura? Sì. Ricominciamo da capo. Pronto?
Davvero? No, non domani, ora, vengo subito. Ok, ma allora mandami il materiale via mail che lo leggo subito. Signorina, conosce questa persona? No, mai vista prima. Ne è sicura? Certamente. A questo punto forse è meglio sospendere. Signorina Persico, vuole chiamare il suo avvocato? Un avvocato? Ma io sono qui per collaborare, per ritrovare Angela. Non ho nulla da nascondere, non ho bisogno di un avvocato. Come preferisce, ma le ricordo che stiamo verbalizzando ogni sua dichiarazione. Naturalmente nel suo interesse. Ritorniamo a ieri mattina. Lei ci ha detto di aver ricevuto 2 telefonate dalla sua amica Angela, esatto? No, ve l'ho detto. La prima telefonata era di Angela. La seconda non so di chi fosse. Dall'altra parte del telefono c'era qualcuno che parlava di un esperimento. E prima di riagganciare ha detto la parola congamalici. Che? Congamalici. Mi hanno detto che sarebbe qualcosa che ha a che fare con la magia o con l'alchimia. Lasci perdere i suggerimenti di quei 2 giornalisti. Ci stiamo occupando di una faccenda molto seria. Lei è pronta a giurare di aver ricevuto queste telefonate e che ora saranno state? Ve l'ho detto, era molto presto. Saranno state le 6:30, tra le 6:30 e le 7. Secondo i tabulati, non risulta nessuna chiamata né entrata nella sua utenza nella giornata di ieri, né tantomeno in quell'orario. Ma non è possibile. Angela mi ha telefonato a quell'ora e ha detto che stava chiamando dalla Villa della Curia. L'utenza telefonica di quella villa è stata disattivata nel 1968. Abbiamo controllato. Signorina Persico, glielo chiedo nuovamente. Lei conosce questa persona? No, ve l'ho già detto, ma chi sarebbe? Strano. Lei dice di aver avuto dei momenti poco piacevoli con lei? Ma insomma, mi state accusando di qualcosa. Di che si tratta? La ragazza che le abbiamo mostrato, Chiara Ferrari, è scomparsa da alcuni mesi ed è stata ritrovata ieri mattina in stato confusionale da una pattuglia nei pressi di una chiesetta nella Bassa. La signorina Ferrari ha dichiarato di essere stata rapita e fatta prigioniera da alcune donne e da un prete. È lo stesso prete che vi ho descritto io? Proprio lui. E anche la ragazza misteriosa con la parrucca bionda. Ma allora perché perdete tempo con me? Torniamo in quella villa a cercare Angela. Ci siamo già stati, è vuota. Non abbiamo trovato nessuna persona. La rete elettrica non è attiva e naturalmente non c'è alcun telefono funzionante. Chiara Ferrari sostiene che tra i suoi sequestratori c'era anche lei. L'ha riconosciuta in fotografia senza alcun'ombra di dubbio. Si faceva chiamare Vittoria. Vittoria? Ha ancora quei bigliettini di cui ci parlava? No, me li hanno rubati ieri sera mentre cantavo in un locale. Erano nella mia borsetta insieme alla scatola gialla. Una bella sfortuna. A me sembra un po' reticente. Credo che un po' di custodia cautelare le farebbe bene. Magari tra 2 o 3 giorni avrà le idee un po' più chiare. Signorina Persico, lei è incensurata, vero? Dottore, le posso parlare un attimo? Tenetela d'occhio. Io non credo che arrestarla sia una buona idea. Ma è l'unica persona sospettata che abbiamo per le mani. Quel prete non sappiamo neanche chi è. La sua amica Angela Bobbio è irreperibile. O si è data alla fuga oppure l'avranno uccisa. Perché pensa che l'hanno uccisa? Non le sembra un po' anomalo come sequestro? Certamente, ma Chiara Ferrari è stata rilasciata. Probabilmente la sua famiglia ha pagato un riscatto in segreto. Certo che Chiara Ferrari ci ha raccontato delle cose veramente molto strane. Era sicuramente sotto l'influsso di qualche sostanza stupefacente. Stiamo aspettando l'esito degli esami tossicologici. Sì, ma Anna Persico ci ha raccontato una storia troppo simile a quella dei bigliettini della Ferrari. Sì, io ho sentito. Faremo delle indagini per vedere se la famiglia della Ferrari ha dei conti all'estero nascosti. Ma per esperienza, secondo me, Anna Persico non c'entra nulla. Ma io non mi posso basare su delle sensazioni. Sì, ma se la arrestiamo adesso non riusciremo mai ad arrivare alla verità, né tantomeno agli altri. Se c'entra davvero qualcosa,
Secondo me sta recitando una parte perfettamente. Questo vuol dire che non ci dirà mai la verità, nemmeno se la teniamo in carcere per chissà quanto tempo. Poi abbiamo delle prove che sono veramente molto deboli. Abbiamo le sue contraddizioni, abbiamo le testimonianze di Chiara Ferrari che possono essere smentite da un testo psicologico. Lasciamola a piede libero, facciamola seguire, teniamo il telefono sotto controllo e poi vediamo dove ci conduce. Va bene, ma aspettiamo anche gli esiti della scientifica. Per quanto riguarda quell'altra faccenda di cui mi parlava prima, facciamo come suggerisce lei, ma dobbiamo rivoltare la sua vita come un calzino. Dobbiamo sapere tutto di lei. Per quanto riguarda quei giornalisti, fateli seguire. Dopotutto sono loro che l'hanno portata a noi. Senz'altro, ma credo che Dotti questa volta ci sarà di grande aiuto, per quello che l'ho raccontato prima. Grazie. Si è fatto tardi. Se non ha nulla in contrario, io lascerei andare la signorina Persico a casa. Sì, direi che è una buona idea. Grazie. Signorina Persico, firmi queste carte e poi può tornare a casa. Grazie. Io spero ancora di esservi utile e spero che abbiate capito che io in questa storia non c'entro nulla. Signorina, torni a casa. Ci dorma sopra e raccolga le idee. Ne parleremo un'altra volta. Lei capisce che dobbiamo valutare ogni ipotesi, anche nel suo interesse. Sì, certo. Allora, buonanotte. Buonanotte. Ci dorma su. Buonanotte, grazie. E adesso dov'è finita? Stai tranquilla, è andata via. Si diverte a giocare, non può fare nient'altro per ora. Andata via? Ma chi sei tu? Chi siete voi? Ora io chiamo la polizia, per colpa vostra per poco non finivo nei guai. Ma io non sono qui per metterti nei guai. Io non ti credo. Io ora chiamo la polizia. Vengo ora dalla questura. Stai lontana da loro. Non hanno creduto a me, non crederanno a te adesso. Io non ho nulla da temere da loro. Tu e la tua banda piuttosto. Che cosa avete fatto ad Angela e a quella ragazza che è stata rapita? Io non faccio parte di quella banda.
Si è formata in seno all'oscurità, una società di esseri che si conoscono senza essersi mai incontrati, che si intendono senza essersi mai spiegati e che si servono senza amicizia. Quella società segreta. Ma chi sei? Chi sono io o cosa rappresento non ha alcuna importanza. Io sono la prima e l'ultima, l'onorata e l'odiata. Io sono la prostituta e la santa. Questo è consolante. Cosa vuoi da me? Cosa vogliono da me? Vittoria non potrà farti alcun male finché non sarà fatto un po' d'ordine. Chi è questa Vittoria? È quella che è morta 200 anni fa. Ma tu cosa sai di questa storia? Tu sai molto di più di quanto non sapessi io. Sei in vantaggio su di lei. Io voglio solo sapere cosa è successo ad Angela. Non ti preoccupare per lei, preoccupati per te adesso. Per me? Tu sai cosa le è accaduto? Ascolta, mi è concesso di dirti soltanto poche cose che capirai col tempo. Quali cose? Chiunque rifletta su 4 cose, meglio sarebbe se non fosse mai nato. Ciò che è sopra, ciò che è sotto, ciò che è prima, ciò che è dopo. Ma cosa stai dicendo? Possiedi ancora un oggetto che ti è stato lasciato. Torna a casa e non fartelo portare via. Lei ha bisogno di... La scatola rossa? Quello che ti rimane. Portalo sempre con te e non ti accadrà nulla. Durante un'interminabile notte, l'invitato vuole trattenersi. Conseguito il ricordo, esso diventa libero. Quello che succederà è già accaduto. Ti prego, vieni con me. Andiamo alla polizia e raccontagli tutto quello che sai, così forse mi toglierai dai guai. No, loro non possono fare niente. Porta la scatola con te e non ti succederà niente. Lei cercherà di portartela via, ma tu non farti spaventare. Non può toccarti, ma stai attenta. Loro cercheranno di usare ogni espediente per riuscire nel loro piano. Aspetta. No, non mi seguire. Non ti conviene. Non mi fai paura.
Chi è? Questa volta ti è andata bene, ma non sarà sempre così. Tornerò presto. È lei l'ispettore della polizia? Sì, sono io, l'ispettore Augusto Donati. Lei padre Pietro? Sì, sono io. Come posso esserle utile? Ho parlato con alcuni suoi confratelli. Mi hanno detto che è stato lei a seguire Emma Rigoni per gli ultimi conforti spirituali. È corretto? Fino ad un certo punto. Che cosa vuole sapere? Beh, in realtà non lo so nemmeno io. Volevo sapere di più sulla ragazza. Lei l'ha conosciuta nei suoi ultimi momenti di vita e magari sa qualcosa di importante. Importante? Ma è una storia finita. Perché le interessa? Le posso solo dire che il nome della ragazza è venuto fuori per un'altra inchiesta. Sto cercando di ricostruire la sua vita e tutto ciò che è accaduto. Vuole sapere se ha confessato prima di morire? Sì, sarebbe molto importante, ma non sono riuscito a sapere se lo ha fatto. Anche se lo sapessi non potrei dirglielo. Sa il segreto della confessione. Capisco. In ogni caso no, che io sappia non ha mai confessato. Ma non l'ha assistita lei? Oh no, a me non ha mai confessato nulla. Si è sempre proclamata innocente. Ma mancavano poche settimane all'esecuzione quando sono stato, diciamo, sostituito. Sostituito? Per quale motivo? Un prete è venuto da fuori, sembra. Non so chi fosse. Certamente lei lo conosceva, ma non mi è parso che fosse particolarmente contenta di vederlo. No, 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 lui no! Non voglio vederlo! Portatelo via! Mi sa dire come si chiama e dove posso trovarlo? Direi al cimitero. È morto? Sì, qualche mese dopo. Pare sia caduto dal ponte di mezzo, probabilmente una disgrazia. Non ho mai saputo il suo nome. Ne è sicuro? Sì, certo. Un confratello lo ha visto e ci ha riferito questa cosa. Quando è accaduto questo incidente? L'estate scorsa, mi pare fosse giugno, ma non ricordo esattamente.
anche se se ne è parlato molto. Mi dica, secondo lei, perché è stato sostituito con quest'altro prete? Ho smesso da tempo di pormi certe domande e accetto benevolmente tutti gli ordini superiori, come lei nella polizia, giusto? Vede, la nostra Chiesa e la nostra opera, per poter vivere, accettano delle carità e delle donazioni. Non tutte queste sono disinteressate. Spesso viene chiesto indietro un favore. Vuol dire che viene imposto di farvi da parte e di essere sostituito da quel prete? Sì, certo. A me è stato imposto dai miei superiori, ma... Ma? Per i miei superiori non si è certo trattato di un'imposizione. Diciamo che una persona molto altolocata fa una grossa donazione alla nostra compagnia. I miei superiori l'accettano volentieri e questa persona altolocata suggerisce qualcosa. Nessuna imposizione, solo un semplice desiderio. E viene accolto? Oh sì, certamente. È successo molte altre volte, in altre situazioni, anche molto diverse da questa. Per cui, vede, ho smesso di pormi certe domande. Tuttavia, capita sempre che venga a sapere come sono andate le cose. Lei quindi sa che ha esercitato pressioni per farvi sostituire? Sì, certo. È stata la signora Marchesa Dubois. Lei ci ha sempre fatto moltissima carità. E si è fatto un'idea del motivo? Secondo lei, perché sostituire il confessore del condannato prima dell'esecuzione? Perché non confessasse qualcosa di imbarazzante? Esattamente. Forse volevano coprire qualcuno dallo scandalo. Probabilmente il padre del neonato ucciso. Oppure... Oppure si è trattato di qualcosa di diverso. Non so, ho avuto come una sensazione. Che genere di sensazione? La sensazione di qualcosa di diverso, forse per coprire un segreto più grande. Quel bambino non era mio figlio. Io non so di chi fosse. Mi sono addormentata. Mi sono risvegliata con questo neonato morto in braccio. E poi è arrivata la polizia. Ma questo l'hai già detto tante volte. Se non è la verità... E riuscirò a ricordare. Allora sarò libera. Io sono la prima. Se tutto va come deve, non sarò l'ultima. Io non devo morire. Devono essere fermati. Ha detto proprio così? Sì, certo. Ma non sono riuscito a saperne di più. Se fossi rimasto accanto a lei fino alla fine, forse... Secondo lei che cosa voleva dire? Che cosa voleva ricordare? Forse come sono andate le cose. Emma ha parlato di un esperimento, forse di magia nera. Sono un po' confuso. Potevano essere le farneticazioni di una pazza o un tentativo disperato di salvarsi. E se le cose che ha detto avessero avuto un senso? Lei cosa ne pensa? Che se il Signore l'ha mandata qui, probabilmente ci sarà un motivo. Io non so se Emma era colpevole o meno, ma ho avuto molti dubbi. Gli stessi dubbi che probabilmente ha anche lei. In ogni caso, non avrei potuto fare nulla per lei. Un'ultima cosa, padre. È vero che il corpo di Emma Rigoni è stato rubato dall'obitorio? Non dovevate occuparvi voi della sepoltura? Sì, ma non prima che fosse sezionato dai medici. Era previsto nella sentenza. Una volta morta, noi prelevammo il cadavere per portarlo all'ospedale, in attesa che ci fosse riconsegnato il giorno dopo per la sepoltura, qui, nella nostra confraternita. Ma il corpo venne rubato quella notte stessa all'obitorio. Anche il corpo di una cameriera, in qualche modo legata ad Emma Rigoni, fu rubato 2 notti fa al cimitero. Chi può avere interesse a rubare 2 cadaveri? Esperimenti di medicina, magia nera, riti satanici. Ma non sono stati casi isolati.
Anna, ci sei? La porta era aperta. Anna? Sei qui? Anna, ma cosa ti è successo? Quello che succederà è già accaduto. Avanti. Dottore. Dottor Fornari, si ricorda dell'ispettore Ignazio Gargiulo? Ha una storia interessante da raccontarci. Ispettore Gargiulo, il commissario Graziano mi ha fatto appena leggere questo rapporto. Vorrei scherzare, vero? Dottore, io sono più di 15 anni che faccio questo mestiere e le assicuro che non mi sono mai lasciato scappare nessuno. Ma stanotte... Ispettore Gargiulo è uno dei nostri migliori segugi. È per questo che gli ho affidato il compito di sorvegliare Anna Persico. Dottore, io ho pedinato i peggiori delinquenti, anche quando ero a Reggio Calabria e il commissario Graziano era alla DIA. Ma quest'Anna Persico, madonna mia, io non so come abbia fatto. Nel suo rapporto ha scritto che lei è sfuggita in fondo al Ponte Verdi. Ci vuole spiegare come ha fatto a seminarla in uno spazio aperto? Dottore, io non sono pazzo, ma a un certo punto il soggetto si trovava dove non poteva essere. Ma come sarebbe a dire? La Persico a un certo punto ha iniziato a accelerare il passo e a correre senza un apparente motivo. Ma è perché lei si sarà fatto scoprire. Ma no, dottore, le giuro, non mi ha sgamato. E sicuramente non in quel momento. Ho una certa esperienza. Io ho accelerato il passo e la ragazza, anche se distante, era ben visibile all'interno del parco. Poi a un certo punto ho avuto come l'impressione che all'interno del parco ci fossero due persone uguali e ho avuto il dubbio che stessi seguendo la persona sbagliata, perché la Persico è arrivata dalla parte opposta. Se era lei, non ho capito come ha fatto a fare il giro così in fretta. E dopo cos'è successo? Quale delle due ha seguito? In quei pochi istanti ho deciso di seguire quella che era di fronte a me. Ci siamo incrociati con lo sguardo, poi ho mantenuto una certa distanza. Alla fine del Ponte Verdi, la Persico ha svoltato a destra ed è sparita. Sparita? Sì, sparita, non era da nessuna parte. Ma sei sicuro fosse Anna Persico? Era identica, ma lo sguardo era diverso. Ci siamo incrociati e forse, ma non so come, in quel momento ho capito di essere seguita. Quello sguardo non aveva niente di buono. Grazie, ispettore Gargiulo. Non ho altre domande da farle. Se posso esservi ancora utile? Grazie, Ignazio. Prenditi un po' di riposo, ne hai bisogno. Grazie, dottore. Dottore. Che ne pensa? Beh, l'ispettore Gargiulo è bravo. Infatti non si è mai lasciato sfuggire nessuno. Certo che le circostanze sono alquanto strane. Come spiega la presenza di un'altra Anna Persico? Non me lo so spiegare. E questo complica di molto le cose. Certo che se esistesse una sosia di Anna Persico, allora Chiara Ferrari potrebbe aver identificato la persona sbagliata. Seguiamo allora le teorie di quei due giornalisti idioti. In tribunale io devo portare i fatti. Potete fare delle ricerche sulla possibile esistenza di una sosia di Anna Persico? Ci stiamo già lavorando. Indaghiamo però anche nell'interesse di Anna Persico, ovviamente. Che rimane comunque la principale indiziata. Va meglio ora?
Sono molto stanca. Non ho chiuso occhio stanotte, forse sì, non mi ricordo. A che ora mi hai chiamata? Sarà stata l'alba. Proprio come Angela 2 giorni fa. Lo sai che la polizia non mi crede? Davvero? Ma riguarda cosa? Hanno detto che non ho ricevuto nessuna telefonata. Hanno detto che hanno controllato. Io credo che mi vogliano accusare di qualcosa, ma non ho capito di che cosa. Hanno minacciato di arrestarmi. Chiamo Dotti. Di sicuro lui può sapere qualcosa di più. Ma tranquilla, non hai nulla da temere. Dotti, sono Danna. Ha passato una notte terribile. È stata aggredita da Vittoria Clementi. Sì, adesso sta bene. Ha detto che farà delle domande in giro. E questa ragazza non è Angela? No, è una ragazza scomparsa nel 1967. L'ha trovata per caso Dotti l'altra notte su un sito di persone scomparse. Ma è identica ad Angela, proprio come la ragazza misteriosa della parrucca, solo che non può essere lei perché sono passati 50 anni. Però c'è Chiara Ferrari, che è uguale identica all'affresco che ho fotografato sulla tomba di Luigia Bacchi. Questa notte, quando sono tornata a casa, ho tagliato per il parco e ho incontrato una ragazza strana. Doveva essere una di loro perché sapeva molte cose. Ha detto che devo conservare questa scatola rossa, quella dove ho trovato il primo messaggio. Ha detto che fino a quando l'avrò con me non mi succederà niente di male. Io credo che Vittoria abbia cercato di spaventarmi per portarmela via, probabilmente. Ma chissà cosa le serve. Chi pensi che fosse quella ragazza? Non ho idea. Non l'ho mai vista prima. Quello che è certo è che sapeva di Vittoria, ma non è nessuna delle persone che mi hai mostrato. Ispettore? Adesso la marchesa Cornelia la può ricevere. Sono più di 2 ore che aspetto. Ma che modo? La devo annunciare. Signora Marchesa, sono più di 2 ore che faccio anticamera. Sono della polizia. Nessun problema, Tilde. Puoi andare. Sono curiosa di sentire che cosa ha da dire l'ispettore. Prego, si accomodi. Signora Marchesa, grazie per avermi ricevuto. Il suo nome purtroppo è emerso più volte nel corso di un'indagine che stiamo svolgendo. L'indagine sulla morte della mia cara amica, la signora Luigia Bacchi. Precisamente. Tra le tante voci che mi sono giunte, sarebbe emerso più volte il nome di Vittoria Clementi. Quella ladra ha sottratto dalla mia biblioteca dei volumi molto preziosi. Quando avreste intenzione di restituirmeli? Io credo che il destino di quei volumi lei lo conosca molto meglio di me. Tuttavia non sono qui per questo. Lei conosceva una certa Emma Rigoni? Assolutamente no. Come avrei potuto? L'avvocato Stefano Ricci non cura forse i suoi interessi legali? Certo che sì. E con questo? Perché dovrei conoscere i servitori del mio avvocato? Quindi sa chi era? Certamente. Tutti sanno quello che ha fatto. E naturalmente sa anche che Emma Rigoni conosceva Vittoria Clementi. La cosa non mi stupisce affatto. 2 degne compari, ladre e anche assassine. Non capisco perché il mio nome debba essere associato a loro. Certo, il mio avvocato è il padrone della Rigoni e Vittoria Clementi era al servizio della mia cara amica, la signora Bacchi. Ma continuo a non capire che cosa possa entrarci io con queste 2 storie. Tutt'al più come vittima di furto nel secondo caso. Il dottor Filippo Bacchi ci ha raccontato che Luigia Bacchi partecipava a delle sedute spiritiche con lei. Ma questo è ridicolo. In queste occasioni era presente anche un prete, forse lo stesso prete. Ispettore Donati, ho ascoltato con molta pazienza le sue domande. Tuttavia ho molte cose da fare e non rimarrò qui ancora a lungo ad ascoltare queste farneticazioni. Piuttosto,
Lei è sicuro di stare indagando con il permesso dei suoi superiori? Il commissario Foscole Ari è al corrente di questa sua visita? No, signora. E allora se ne vada immediatamente. Avvertirò io stessa il commissario di questa sua irruzione. Non c'è bisogno, signora Marchesa. Informerò io stesso Sua Eccellenza il Conte Caramello, capo della polizia del Ducato di Parma e Piacenza, dato che sto indagando sul suo mandato. Il Conte Caramello? Beh, ma questo cambia le cose. Cercherò di esserle d'aiuto. Cosa stavamo dicendo? Le stavo chiedendo di un prete. Un prete? Sì. Alcuni testimoni hanno riferito alla presenza di un prete vicino a lei e... Non frequento nessun prete. Lei conosce la confraternita del Santissimo Nome di Gesù? Non so, non ricordo. Stando ad alcune testimonianze, lei avrebbe fatto delle donazioni piuttosto generose a questa confraternita. Beh, questo è possibile. La mia famiglia fa tante donazioni di questo genere e sa, nella nostra posizione... Lei sa di cosa si occupa questa confraternita? Di opere caritatevoli, mi pare. Questo è vero. Tra le tante altre cose offre anche assistenza spirituale ai condannati a morte. Un triste compito, ma necessario. E naturalmente si sarebbero dovuti occupare anche di Ammarigoni, ma qualcuno fece pressioni per sostituire Padre Pietro, il confessore dell'Arigoni, con un prete sconosciuto. Stando ad alcune testimonianze, fu lei a suggerire questa sostituzione e il prete in questione era lo stesso con cui partecipava alle sedute. No, ispettore. Io non conosco questo prete e non ho esercitato alcuna pressione per sostituire il confessore. Se fosse viva la signora Bacchi, potrebbe confermarglielo. E ad ogni modo non mi sono mai interessata ad Emma Rigoni. Signora Marchesa, mi può spiegare perché mandò Vittoria Clementi dall'avvocato Ricci per farle prendere il posto della Rigoni dopo il suo arresto? Ma questo è ridicolo, oltre che assolutamente falso. Con tutti i servitori di cui dispongo, perché avrei dovuto chiederne in prestito una ad un'amica? Speravo che fosse lei a dirmelo. Posso solo dirle che farò più attenzione a certe frequentazioni. Il fato ha voluto che 2 tragedie si legassero marginalmente al mio nome, ma purtroppo non posso esserle d'aiuto. Capisco. La ringrazio per la collaborazione. Nel caso dovesse chiederle altro, la posso sempre trovare qui. Certamente, e proverò ad esserle d'aiuto. Madame. Addio. E porti i miei saluti al Conte Caramello. Ma ha sentito che cosa ha detto? Mi aveva assicurato che non ci sarebbero state altre indagini. Buonasera, commissario. Oh, il giovane ispettore Donati. Come vanno le indagini sulla banda di Vico Fertile? Non ci sono ancora novità. Sì, ma mi raccomando, mi tengo informato, Magari quando ho un po' di tempo libero se ne potrebbe occupare, quando non è impegnato a fare irruzione a casa di illustri cittadini millantando ordini dal capo della polizia. Signore, io... No, ma dico, ma è diventato matto? Ma cosa le è venuto in mente? Non si trova bene qua in città? Vuole finire la sua carriera in montagna? Perché è lì che finirà, se non dà retta agli ordini dei suoi superiori. Signor commissario, io non ho disobbedito ad alcun ordine. Sto portando avanti le indagini sulla morte di Luigi Bacchi per conto di Sua Eccellenza il Conte Caramello. Ma vuole scherzare? Nessuno scherzo, signor commissario. È ufficiale.
Sarei curioso di sapere come ha fatto, ma non glielo chiederò. Nessun segreto, signor commissario. Fino a qualche mese fa ero a Roma e guardavo alle spalle al fratello del capo della polizia, il cardinale Caramello. È stato lui stesso a farmi ottenere l'incarico di ispettore qui a Parma. Quello che succederà è già accaduto. Lei è stata sleale. Avere l'ultima parola non significa dire la verità. Io non sono morta. Non potremo essere amiche. Questo è successo prima o dopo? Adesso e dopo. Non chiedermi il perché. Chiedimi come, piuttosto. Chi ti ha aiutato a ricordare? Quello che ho sempre fatto. La notte non è mai terminata. L'uomo che fuma il sigaro non porta il cilindro. Che cosa farai adesso? Non hai cominciato tu a parlarmene. Questo è vero, ma ammetterai che è abbastanza seccante. Anche noi abbiamo avuto la nostra parte. Signor commissario? Sì? Questa indagine ha portato alla luce alcuni fatti su cui lei ha indagato precedentemente. Davvero? Sì. E per questioni di completezza avrei bisogno che lei mi aiutasse a ricostruire alcuni fatti come si sono svolti. Non sono riuscito a comprenderli chiaramente dalle carte che ho letto. A quali fatti si riferisce? Emma Rigoni, se la ricorda? Emma Rigoni, sì, ma quella è storia antica. Ho sentito dire che è stata lei ad restare quella donna. Sì, sono stato io. Non è stato un caso difficile. Abbiamo colta sul fatto, aveva appena ammazzato il figlio dato alla Ma luce. io non so di chi sia quel bambino. Non l'ho mai visto, non ero incinta. Non abbiamo bisogno della tua confessione. Nei rapporti e nella sentenza di condanna c'è scritto che avete fatto irruzione nel suo appartamento a seguito di alcuni strilli. Naturalmente. Abbiamo sentito degli strilli e abbiamo intuito subito che c'era qualcosa che non andava. Avevate? Ho parlato con le guardie che erano con lei e mi hanno detto che non hanno sentito nulla e che hanno eseguito solamente i suoi ordini. Sì, e allora? In poche parole, quegli strilli li ha ascoltati solo lei. Ispettore, quando anche lei avrà un'intuizione come questa, potrà diventare commissario, a meno che non si faccia raccomandare. Lei era già commissario e ho sentito che è stato anche premiato per questo. Sì, un encomio. Molto di più, anche la liberazione di un prigioniero a sua scelta. Questo significa un bel po' di soldi che qualcuno è stato disposto a dare in cambio della libertà. Probabilmente un prigioniero facoltativo. Ma come osa? Ma questi non sono affari suoi. Se ha delle accuse da fare, sporga regolare denunzie e poi vedremo. Chi era quel prigioniero? Nei rapporti ci sono molte imprecisioni. L'indagine... Era un caso facile, l'assassina è stata colta sul fatto, il colpevole era già stato accertato. Cosa avremmo dovuto fare? Sentiamo. Accertarvi attraverso un esame medico che la ragazza non avesse effettivamente partorito. Ma è sordo? Gli ho detto che il caso era già stato accertato. Aveva il bambino morto fra le braccia. Inoltre avreste dovuto trovare una scritta sul muro di casa di Emma Rigoni. Mene Tekel Perez. Era scritto con il sangue. L'ho visto io stesso all'interno dell'abitazione della Rigoni. No, non c'era nessuna scritta sul muro e non ho idea di cosa possa significare. Io sì, mi sono informato. È preso dalla Bibbia, dal libro di Daniele. Una scritta sul muro del palazzo di Re Baldassarra. Scomparve improvvisamente e nessuno fu in grado di decifrarla, tranne Daniele. Che cosa significa? Tu sei stato pesato e sei stato trovato insufficiente. Dio ha contato il tuo regno e gli ha posto fine. Non le sembra un po' troppo per una servità analfabeta? Certamente, ma quella scritta non è presente nei nostri rapporti perché non c'era e quindi non l'ha scritta lei. È quello che ho pensato anch'io. Quindi chi potrebbe averla scritta, dato che Emma Rigoni era analfabeta? Ah, non ne ho idea, ma poco importa visto che è successiva al delitto. Ho fatto alcune indagini ed è emerso che Vittoria Clementi è stata al servizio dell'avvocato Stefano Ricci, il padrone della Rigoni, alcune settimane dopo il delitto. Potrebbe essere stata lei. Vittoria Clementi, ma anche lei era analfabeta? No, lei no. Il dottor Bacchi ha riferito che era stata istruita dalla moglie, anche se non si sa per quale motivo. Parliamo di Emma Rigoni. Negli ultimi tempi la ragazza era assistita spiritualmente da un certo padre Pietro della confraternita del Santissimo Nome di Gesù, il quale venne sostituito dietro pressione della marchesa Dubois da un prete sconosciuto. La ragazza non accolse bene questo prete, probabilmente lo conosceva.
Questo prete riuscì a plagiarla, tanto che, nonostante proclamasse energicamente la sua innocenza, si lasciò portare docilmente al patibolo. Non venne accertato da alcun medico che la ragazza avesse partorito di recente. Non ci sono i testimoni che hanno assistito al delitto e non c'è nessuno che avesse notato la gravidanza. Ma lei sta collegando cose e fatti che non hanno nulla a che fare tra di loro. Ma l'abbiamo visto tutti ai Marigoni con in braccio il bambino morto. Aveva confessato, aveva rivelato a quel prete chi l'aveva messa incinta. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Che cosa si dissero ai Marigoni a quel prete non si saprà mai. Lei fu impiccata e il prete accidentalmente cadde dal ponte di mezzo e morì. Fu disgrazia? Suicidio? C'è di più. Lei sa che fine ha fatto il cadavere di Ammarigoni? Si dice che venne trafugato. Probabilmente l'hanno portato via e si sono dimenticati di darne notizia. E avevano talmente fretta di seppellirlo che hanno dovuto forzare la serratura dell'obitorio nottetempo? Perché rubare il suo cadavere? Perché? Per evitare che l'anatomopatologo potesse scoprire che Ammarigoni non era mai rimasta incinta. O forse addirittura che era vergine. Ma lei ha voglia di scherzare? Quello che ancora non riesco a capire è perché far sparire altri cadaveri, ad esempio quello di Vittoria Clementi. Su questa storia mi sono fatto un'idea precisa, ma c'è un altro fatto casuale, come dice lei, di cui forse non è a conoscenza. Non c'è traccia di questo prete da nessuna parte. Non è stata messa nero su bianco la sua sostituzione e nessuno sa chi fosse. Ma non è stato identificato una volta morto. E questo è il punto. Qualcuno ha rubato il suo cadavere dall'obitorio prima che arrivassero dalla curia per riconoscerlo. E ad oggi non c'è mai stata la denunzia di un prete scomparso. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà. E chi vive e crede in me non morirà in eterno.